Buongiorno a tutti, sono Lucas e bentornati su Wow Podcast Italian. Mia, oggi ho una confessione da fare ai nostri ascoltatori. Buongiorno a tutti, sono Mia e sono molto curiosa adesso. Lucas, una confessione? Cosa hai fatto? Niente di grave, tranquilla, ma è qualcosa che mi succede ogni volta che parlo italiano. Qualcosa che mi fa sentire un po' imbarazzato, a volte. Dai, dimmi, i nostri ascoltatori vogliono sapere tutto. E sono sicura che molti di loro si sentiranno uguali a te. Va bene, va bene. Allora, il problema è questo. Quando parlo italiano, parlo molto, molto lentamente, come una tartaruga. Una tartaruga che dorme. Ah, capisco perfettamente. Parlo lentamente anch'io quando imparo una nuova lingua. Ma dimmi, Lucas, perché pensi che parli così lentamente? Beh, ci ho pensato molto e ho trovato alcune ragioni. La prima ragione è semplice. Quando parlo italiano devo pensare a ogni parola. Non è automatico, come nella mia lingua. Sì, esatto. Nella nostra lingua madre le parole vengono da sole, no? Non dobbiamo cercarle, ma in italiano dobbiamo fermarci e pensare. È normale, è parte del processo di apprendimento. Precisamente. E questo è il primo motivo per cui parlo lento. Devo trovare la parola giusta nella mia testa, poi devo ricordare come si pronuncia, poi devo costruire la frase. È tanto lavoro! Certo che lo è. E qui voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi parlate lentamente quando usate l'italiano? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere la vostra esperienza. Grande idea mia. Sì, per favore, lasciate un commento. Siamo tutti qui insieme in questo viaggio con l'italiano. E adesso voglio parlare del secondo motivo per cui parlo lento. Aspetta. Prima di continuare voglio dire una cosa importante. Parlare lentamente non è sempre un problema. Anzi, a volte è una cosa positiva. Ma capisco che può essere frustrante. Continua, Lucas. Grazie, Mia. Il secondo motivo è la pronuncia. L'italiano ha suoni che non esistono nella mia lingua. Quindi, quando arrivo a queste parole difficili, mi fermo. Mi fermo e cerco di pronunciare bene. Quali sono le parole difficili per te? Raccontaci. Oh, ce ne sono tante. Per esempio, le doppie consonanti. Come nella parola cappuccino. Oppure nonna, oppure bello. Devo stare molto attento con queste parole. Ah sì, le doppie. È vero che per molti stranieri le doppie consonanti sono difficili. In italiano la differenza tra una consonante singola e una doppia può cambiare completamente il significato della parola. Esatto. E quando so che arriva una parola con la doppia, mi rallento ancora di più. Sto pensando già alla pronuncia prima ancora di arrivare alla parola. È un po' comico, lo so. Non è comico, è normale. E ascoltatori, anche voi avete parole difficili da pronunciare? Dite tutto nei commenti. Qui su Wow Podcast Italian siamo tutti amici, non c'è niente di cui vergognarsi. Vero, siamo tutti qui per imparare insieme. Ma Mia, c'è anche un terzo motivo per cui parlo così lento. E questo motivo mi fa sorridere un po'. Dimmi, sono curiosissima. Il terzo motivo è la paura di sbagliare. Quando parlo lentamente ho più tempo per controllare quello che dico. Posso correggere prima di parlare. È come un piccolo scudo. Ah, questo è molto interessante e molto umano, direi. Tutti abbiamo paura di fare errori, specialmente davanti ad altre persone. Ma Lucas, questa paura aiuta o blocca? Penso che un po' e un po'. Da un lato mi aiuta a parlare correttamente, dall'altro mi blocca, mi rende ancora più lento e a volte mi ferma completamente. Esattamente. E qui voglio dire qualcosa di importante a tutti i nostri ascoltatori. Fare errori è normale. Fare errori fa parte dell'apprendimento.
Senza errori non si impara. Completamente d'accordo. I miei insegnanti mi dicevano sempre la stessa cosa. Ma è difficile crederci quando sei tu a fare l'errore davanti a tutti, no? Sì, lo capisco. Ma con il tempo diventa più facile. Con la pratica la fiducia cresce. E con la fiducia la velocità cresce naturalmente. Ascoltatori, ricordate questo. Adesso voglio parlare di qualcosa di pratico. Ho scoperto alcune cose che mi aiutano a parlare un po' più velocemente. Posso condividerle? Certo, questa è esattamente la parte che aspettavo. I nostri ascoltatori vogliono consigli pratici. Dai, Lucas, dimmi tutto. La prima cosa che mi aiuta è ascoltare tanto italiano. Podcast, film, musica, qualsiasi cosa. Quando ascolto molto, le parole entrano nella mia testa e diventano più familiari. E le parole familiari escono più velocemente quando parlo. Perfetto consiglio. E posso aggiungere qualcosa? Ascoltate podcast come questo. Wow, Podcast Italian è fatto esattamente per questo. Per aiutarvi a sentire l'italiano naturale in conversazioni reali ogni giorno. Assolutamente. E il secondo consiglio è parlare ad alta voce da soli. Lo so, sembra strano. Sembra che stai parlando da solo come un pazzo. Ma funziona davvero. Ah, il monologo interiore diventato esteriore. Sì, è un metodo molto efficace. Puoi parlare della tua giornata, dei tuoi piani, di qualsiasi cosa. L'importante è usare la voce, non solo la testa. Quando parli ad alta voce, la tua bocca si abitua ai suoni. È come allenare un muscolo. All'inizio è lento e faticoso, ma con la pratica diventa più naturale e più veloce. Bella metafora. Ascoltatori, pensate all'italiano come a uno sport. Nessuno corre la maratona il primo giorno di allenamento. Ma con la pratica ogni giorno le gambe diventano più forti. La lingua è uguale. Esattamente. E il terzo consiglio, forse il più importante per me, è accettare la lentezza. Accettare che per ora sono lento e va bene così. Oh, questo è bellissimo, Lucas. Cosa significa per te accettare la lentezza? Significa smettere di combatterlo. Prima, quando mi accorgevo di parlare lento, diventavo ansioso. L'ansia mi rallentava ancora di più. Era un circolo vizioso. Un circolo vizioso, sì. E come hai rotto questo circolo? Ho cambiato il modo di vedere la cosa. Invece di pensare che parlo lentamente perché non sono bravo, ho cominciato a pensare che parlo lentamente perché sto imparando. C'è una grande differenza tra questi due pensieri. Che trasformazione meravigliosa! E questa è una lezione non solo per l'italiano, ma per qualsiasi cosa nella vita. Il modo in cui vediamo le nostre difficoltà cambia completamente come le viviamo. Vero! E sai cosa è successo dopo? Quando ho smesso di preoccuparmi della velocità, sono diventato automaticamente un po' più veloce. È paradossale, ma è così. Il paradosso del rilassamento. Quando sei rilassato, tutto funziona meglio. La mente è libera, le parole vengono più facilmente. Ascoltatori, provateci. Rilassatevi quando parlate italiano. Sì, e voglio anche parlare delle pause. Prima pensavo che le pause fossero un problema, un segno di debolezza. Adesso le vedo diversamente. Come le vedi adesso? Le vedo come parte normale della conversazione. Anche i parlanti nativi fanno pause. Anche gli italiani madrelingua si fermano a pensare a volte. Le pause non sono un problema, sono parte del ritmo naturale del parlato. Assolutamente. Spesso è più piacevole ascoltare qualcuno che parla chiaramente e con calma, piuttosto che qualcuno che parla velocissimo ma in modo incomprensibile. Meglio capire che correre. Meglio capire che correre. E questo mi porta a parlare del confronto.
Spesso quando ci confrontiamo con i parlanti nativi, ci sentiamo frustrati perché loro parlano velocissimo. Ma questo confronto è giusto? Assolutamente no. È come confrontare te che stai imparando a nuotare con un campione olimpico. Non è un confronto equo e non ti aiuta. Meglio confrontarti con te stesso di ieri. Esattamente. La domanda giusta non è parlo veloce come un italiano nativo. La domanda giusta è parlo meglio di quanto parlavo un mese fa. Questa è la misura giusta del progresso. Meraviglioso! E questo ci porta a un punto importante. Come misurare i propri progressi? Ascoltatori, avete mai registrato voi stessi mentre parlate italiano? È un esercizio molto utile. Ah sì, io lo faccio spesso adesso. All'inizio mi faceva sentire a disagio. La propria voce registrata sembra sempre strana. Ma è uno strumento incredibile per capire dove sei e dove stai andando. Quando riascolti te stesso dopo un mese, dopo 2 mesi, puoi sentire la differenza. Puoi sentire che le pause sono più corte, che la pronuncia è migliorata, che le frasi escono più fluide. È molto motivante. È motivantissimo e la motivazione è fondamentale. Senza motivazione è difficile continuare quando le cose sono difficili e imparare una lingua ha sempre momenti difficili. Sempre. Non esiste un percorso lineare nell'apprendimento di una lingua. Ci sono giorni in cui tutto sembra andare bene e giorni in cui sembra di aver dimenticato tutto. Ma questi alti e bassi sono normalissimi. E sapere che sono normali aiuta molto. Quando arrivo a un giorno difficile, adesso mi dico, è normale, passa. E in effetti passa sempre. La costanza è più importante della perfezione. Fare un po' di italiano ogni giorno, anche nei giorni difficili, è molto più efficace che fare tanto italiano solo quando si ha voglia. Vero, anche solo 10 minuti al giorno fanno una grande differenza nel tempo. Il segreto è la regolarità. Ascoltatori, questo è forse il consiglio più importante di tutta la puntata. Sono d'accordo. Regolarità, pazienza e positività. Questi sono i 3 pilastri per migliorare in italiano e in qualsiasi lingua. Perfetto. E adesso, per concludere questa bellissima conversazione, voglio fare una cosa. Voglio parlare un pochino più veloce del solito, come esperimento, per dimostrare che anche io sto lavorando sulla velocità. Ah, mi piace questa idea. Facciamolo insieme. Ascoltatori, seguiteci. Vedete se riuscite a capire anche quando parliamo più veloce. Ok? Allora, l'italiano è una lingua bellissima, ricca di storia e di cultura. Parlarlo è un regalo che ci facciamo ogni giorno. Anche se all'inizio è lento, con la pratica diventa più naturale e più fluente. Bravissimo Lucas! E io aggiungo, ogni parola che imparate, ogni frase che costruite, ogni conversazione che fate vi avvicina un passo di più alla fluidità. Non mollate mai! Non mollate mai! Questa è la nostra filosofia su Wow Podcast Italian. Siamo qui per voi ogni settimana con nuove conversazioni, nuove storie, nuovi argomenti. E voglio ricordare a tutti, mettete un like a questo episodio se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e lasciate un commento con le vostre esperienze sul parlare lentamente in italiano. Sì, i commenti sono importantissimi per noi. Li leggiamo tutti. Ci aiutano a capire cosa volete sentire, di cosa avete bisogno, cosa vi piace. Siete voi che rendete Wow Podcast Italian quello che è. Senza di voi non esistiamo. Grazie a tutti quelli che ci seguono, che commentano, che condividono i nostri episodi con i loro amici. Siete fantastici. Fantastici davvero. E con questo credo che sia il momento di salutarci.
È stata una conversazione bellissima mia. Mi sono divertito molto. Anch'io, e mi ha fatto riflettere molto. A volte dimentichiamo che anche noi abbiamo avuto le stesse difficoltà. Parlare di queste cose ci ricorda il viaggio che abbiamo fatto insieme. Il viaggio è lungo ma bellissimo e ogni episodio di Wow Podcast Italian è un passo in questo viaggio. Grazie a tutti per essere qui con noi. Grazie di cuore. A presto, cari ascoltatori. Continuate a praticare, continuate a sognare in italiano e continuate ad ascoltare Wow Podcast Italian. A presto! Buona giornata a tutti! Ciao a tutti!